So, because right now you'll know more than 90% of essential professionals in the world based on this class, I promise you. Vi spiegherò, vi dico anche questo fra poco, anche perché voi a questo punto sapete quasi il 90% di quello che sanno tutti gli altri professori di oli, di queste cose qua. Essere sicuro che tutti noi siamo un po' allo stesso livello, sullo stesso piano, perché parlo di alcune cose interessanti. And I want you to understand the basics, because that's really what makes the difference when we talk about alternatives. E vorrei che capiamo tutti quanti bene le basi, perché è quello che poi fa la differenza quando parliamo di medicina supernaturale. Okay, so quite simply, an essential oil is the essential part of the plant. It's what keeps the plant healthy and strong. Ok, quindi molto semplicemente un olio essenziale è la parte basilare della pianta che mantiene la pianta in salute e forte. So for example, Quindi per esempio, as a human, if she has the flu or if she's sick, I can actually distance myself from her, correct? come un essere umano, se lei ha una malattia, l'influenza o qualcosa, io posso semplicemente prendere le distanze da lei e allontanarmi. Or I can wear a mask or Posso something. mettermi una maschera o qualcosa. What's your favorite flower? A rose. La rosa è il suo fiore preferito. So we're roses and I'm planted right next to her. Quindi noi siamo rose e io sono piantato proprio a fianco a lei. If I have a fungus, she can't go anywhere. Se io ho un fungo, lei non può andare da nessuna parte. So the way she has to defend herself is with essential oils to keep herself from getting sick or a fungus from me. Quindi il modo che lei ha per difendersi sono proprio questi oli essenziali che fanno sì che lei non si prenda il stesso fungo. Does that make sense? Ha senso? Well, a plant is carbon-based just like we are. Le piante sono a base carbonio, proprio come siamo noi. And so the elements that keep a plant healthy and strong can also keep us healthy and strong. Quindi gli elementi che mantengono una pianta forte e sana possono mantenere anche noi forti e sani. As a matter of fact, if you use any kind of medication at all or pharmaceutical, Se usate qualunque tipo di farmaco o di prescrizione, they're all based on plants, or they're all based on an element or an extract that comes from something in nature. sono tutti basati su degli elementi, su degli estratti di piante o comunque che vengono dalla cosa naturale. We just take that element out and we synthetically synthesize it and reproduce it over and over and over. Semplicemente prendiamo questo elemento, lo sintetizziamo, lo riproduciamo in laboratorio molte volte. So we're going to talk just really quick, a real simple biology lesson, because it's going to be very important here in a little while. Quindi facciamo una piccola parte, un'introduzione un attimo di biologia, perché sarà molto importante per quello che vedremo dopo. Okay. So I move a lot, so he has to follow me around. Io mi muovo tanto, quindi lui deve seguirmi. Okay, so let's pretend this is a cell in your body. Ok, facciamo finta che questa sia una cellula nel nostro corpo. Around every cell of your body, there's an oily membrane. Intorno a ogni cellula del nostro corpo c'è una membrana oleosa. And outside of this cell, bacteria tends to live and mutate outside of this cell because they're very large. Quindi i batteri tendono a vivere e riprodursi al di fuori della cellula, questa sono più larghi. But viruses tend to live and mutate inside the cell because they're very small. I virus invece tendono a fare la stessa cosa, riprodursi e a svilupparsi all'interno della cellula, perché sono molto piccoli. So when you go to the doctor and you have a bacteria, what do they give you? Quindi quando andate dal dottore e avete un batterio, che cosa vi dà? Cosa vi dà la prescrizione? They give you antibiotics because they kill off bacteria. The reason is our pharmaceuticals are water-based. Vi danno antibiotici perché uccidono i batteri. Il motivo è perché i farmaci sono a base acqua. Because 70% of our body is water, 85% of our brain is water. Il 70% del nostro corpo è fatto d'acqua e l'80% del nostro cervello è fatto d'acqua. Do you have any medical professionals or nurses, C'è qualche therapists? dottore, qualche infermiere, qualcuno qui che... Wow. So you need to, if I say anything wrong, you make sure you tell them. Quindi se dico qualcosa di sbagliato, Tanto lo capisco. tu puoi controllare, io sto dicendo cose giuste e dirlo, fai il controllo come loro sull'inglese. Io mi sto basando sul cartone animato, siamo fatti così, Sono gli sbelli. Che fatto La benissimo, bravo. francese, ma è giusto, virus batterico. Ah, ce n'era. So you're probably just as professional as everybody. Oh, mannaggia quanto ce n'era. Che peccato. So when you take an antibiotic, an antibiotic is water-based. It can't cross over the cells because water and oil don't mix. Remember, this is an oily membrane. Quindi quando prendiamo un antibiotico che è a base d'acqua, cosa succede? Che essendo a base di acqua e la cellula, come abbiamo detto prima, ricoperte di una membrana d'olio, non mescolano, non si riescono a interagire all'interno della cellula. So when you go to the doctor and have a virus, what do they give you? Quando andiamo dal dottore e abbiamo un virus, che cosa ci danno? The doctor said, Okay, the doctors give antibiotics,
But it can't kill the virus because virus is inside the cell. ma non può uccidere il virus che è dentro la cellula. The reason the doctor gives it as an antibiotic is for two reasons. Il motivo per cui il dottore ci prescrive un antibiotico, ci sono due motivi. The first reason is because they don't want you to get a side infection from the virus that's going into your body. Ok, il primo motivo è perché il medico non vuole che ci venga una controinfezione a causa del virus che è già presente nel nostro corpo. But the real reason they give it to you is because you went to the doctor, and if you don't leave with something, you feel that he didn't do anything for you, so he gives you a prescription so you can go home feeling like he did something for you. L'altro motivo è perché se tu vai dal medico e torni a casa senza niente, ti sembra che lui non abbia fatto niente per te. Mentre se ti fa almeno una prescrizione, tu vai a casa contento che ti ha dato qualcosa e già quello renda sempre sì. Ma è vero, Which is not good. che non fa sempre bene. But what's interesting is all essential oils are antiviral, antifungal, antibacterial, antimicrobial. Ma è vero che invece gli oli essenziali sono tutti antibatterici, antifungili, antivirali, antimicrobi, I got a little bit of Italian, but not much. so un po' di italiano, ma poco. I come to Italy about every 3 or 4 months, so I'm learning a little bit, but only medical terms and essential Vengo in oils. Italia ogni 3-4 mesi, quindi sto imparando un pochino l'italiano, sempre solo termini medici e cose che non mi servono tanto. So I only know enough when somebody's mad at me, or... So solo abbastanza per capire quando qualcuno arrabbia troppo con me. Sì. Alright, so, but some are much stronger than others. Ma alcuni, questi oli, sono più forti di altri. So let's go back now and talk a little about the pharmaceutical side again. Quindi parliamo di nuovo un attimino, torniamo un attimo indietro a parlare dell'aspetto farmaceutico. So I hear all the time when I teach in classes that a natural element is better for you than a synthetic element, Spesso sento in queste classi che insegnano che una cosa naturale, un elemento naturale è migliore di un elemento chimico del prodotto. What I mean by that is, in lavender, for example, lavanda, Esatto, cosa intendo con questo? Per esempio nella lavanda, the element that in lavender that's very soothing for the skin, that helps get rid of rashes or helps you sleep, la lavanda è molto buono per la pelle, aiuta sulle irritazioni, fa anche rilassare il corpo e agevola il sonno. that element is called linalool. Quell'elemento si chiama linalolo. So linalool is found in lavender. Quindi linalolo si trova nella lavanda. So in pharmacology, we take that element linalool out and we produce it as a synthetic drug, and sometimes we use it for medicines that help you fall asleep. I don't know what your brands are over here, but that's it. Di solito cosa succede in farmacologia? Si prende il linalolo, si estrae dalla pianta e lo si mette poi, lo si riproduce e lo si mette poi nelle varie pillole, pastiglie che si usano per aiutare a dormire, poi di sonno. Where the element linalool is found in some steroids, so when we use steroid creams to get rid of a rash, that element that's in the steroid is called linalool. L'elemento anche molto usato negli steroidi, che a volte sono delle creme che ci danno per problemi di pelle, rossamenti, queste cose qua, è sempre il linalolo. Okay, so now let's go back to what I was talking about. A natural element linalool versus a synthetic element linalool. Andiamo indietro ora per vedere questa cosa qua. Lo stesso linalolo naturale contro il linalolo sintetico. An element is an element. Doesn't matter if it's natural or if it's synthetically produced. They're exactly the same. Un elemento è un elemento, quindi non cambia se è naturale o se è riprodotto chimicamente. The difference is, La differenza però è che whenever, and I'm going to have my nurse back me up on this one. avrò la mia infermiera medico qui ad aiutarmi. The difference is whenever I produce, let's pretend this is linalool. Facciamo finta che questo sia il linalo. Whenever I produce linalool in a lab, I always produce a mirror image. Ogni volta che io riproduco, ogni volta che io riproduco una molecola di linalolo in laboratorio, riproduco un'immagine simile. This is called an isomer. Un isomero che è l'immagine specchiata del linalolo originale. The problem is this 50% is always toxic. Not always, but in general it's always Il toxic. problema è che questo 50% che io riproduco, quindi abbiamo detto riproduce una parte uguale e una parte specchiata. Questo 50% che riproduco non è sempre, ma molto spesso tossico. Our body's really good about getting rid of toxins. Our fegato, our rene, our Sì, il nostro corpo è molto predisposto, fa molto bene nel liberarsi delle tossine e delle cose tossiche, ok? Queste molecole tossiche, appunto vi ho detto in italiano, le parole reni e tutto quanto. But we can't get rid of all of our toxins. And so what our body does is it puts it in adipose tissue. It takes that toxin and stores it somewhere.
ma il nostro corpo non riesce a liberarsi di tutte le tossine, e quello che fa praticamente le ricopre in tessuto adiposo e le mette da parte. That goes in the fat cell. Le fanno nelle cellule grasse. Now, I always say I'm not fat, I'm just over toxic. E allora gli dico sempre, non sono grasso, sono solo sopra tossico. Yeah, see? Now I look good, huh? Adesso sembro migliore, non di prima. But what happens is, over a period of time, when you take it chronically, so you take medication for a long period of time, you always develop a side effect because of this toxic effect. Ma quello che succede è che soprattutto quando prendiamo pastiglie in maniera cronica per delle patologie croniche, quindi continuative, si sviluppa un effetto collaterale. Si sviluppa un effetto collaterale dovuto a questa tossina. Effetto collaterale. Oh, an effective collateral. Yes. Effective collateral. Okay. I'll try to remember this. Cerco di ricordare. Over time, I'm learning a little bit of Italian. Piano piano imparo sempre un po' più italiano. So what happens is, from that side effect, you go to the doctor and he gives you another medication, Quindi per quell'effetto collaterale andiamo di nuovo dal dottore che ci dà un'altra prescrizione, un'altra medicina, which causes another side effect, che creerà un altro effetto collaterale. which is another medication, another side effect, another medication, another side effect. Quindi un'altra medicina, un altro effetto, un'altra medicina, un altro effetto. Now I know you know people like this who walk into the pharmacy and they walk out with a grocery bag full of medicine. Conosco persone che vanno in farmacia e se ne escono con una borsa da spesa piena di farmaci. It's because of this effect. It causes a spiral effect, worse and worse, and over time, our body shuts down. The organs just can't function anymore, and it just shuts down. Si entra in una spirale, in un circolo in cui effettivamente noi andiamo a contagiare diversi organi del corpo e il nostro corpo a un certo punto shut down, si spegne, si spegne, comincia a non funzionare più quei organi. So in our family, we choose to use essential oils first. Quindi nella nostra famiglia, non l'ho detto prima, nella nostra famiglia, qua c'è sua moglie e due dei suoi figli, noi abbiamo deciso di usare gli oli essenziali come prima scelta. That doesn't mean that we don't use the doctor in pharmacology, because I still do. Non vuol dire che non usiamo medicine, non andiamo dai dottori, lo faccio ancora, per carità. Because if you fall and break your leg, I can't give you an oil to fix that. Anche perché se cadi e ti rompi una gamba non c'è modo che ti sistema la gamba. I can give you an oil to heal faster, but it might not heal correctly in the right, Penso che è un olio che fa guarire più velocemente la gamba, ma magari non nella posizione corretta alle ossa, quindi. Or another example, I was here in October teaching a class while I was in Milano, and then I flew home. Ero ad ottobre, per esempio, ero a Milano, ho insegnato una di queste classi, poi sono tornato. And on the way home, I got a phone call telling me that my wife had an ictus. E mentre stavo andando a casa, ero all'aeroporto dell'aereo, ho ricevuto una telefonata dicendo We found ictus. When I found out, actually, it was a brain tumor. It wasn't a stroke. She had a seizure, and now she had a brain tumor. Anzi, quando me l'hanno detto, mi avevano detto che mia moglie aveva un tumore al cervello, non soltanto un ictus. And so she had surgery, and so we did pharmacology as well as using essential oils. Quindi mia moglie ha avuto delle operazioni, abbiamo usato la medicina tradizionale, oltre che gli oli, ovviamente. Abbiamo usato But my wife was having a seizure for an hour and a half before my son was able to actually get to her. Sorry. Ma mia moglie ha avuto questo seizure. Un attacco epilettico. Un attacco epilettico per un'ora e mezza prima che mio figlio effettivamente la trovasse da lei. But she thought she used frankincense, so she opened the bottle of frankincense, started putting it on her face, and she was drinking it. E a quel punto lei ha pensato di usare un olio, frankincense, incenso, e è riuscita a raggiungere la boccetta d'olio e effettivamente ha cominciato a metterselo addosso sulla pelle e a prendere delle gocce. So later, her neurosurgeon told us Più tardi, poi, il suo neurochirurgo ci ha detto he believes that the frankincense saved her because it supported her brain, because an hour and a half seizure that she was going through, she would not have survived what she went through. il neurochirurgo ha detto loro che una persona normale, dopo un'ora e mezza di attacchi epilettici, non sarebbe sopravvissuta a livello cerebrale alla cosa. Quindi lui ha detto, secondo me è stato quel frankincense che lei ha usato, l'ha supportato, ha aiutato a supportare il cervello nello stress e nella condizione. In addition to that, In aggiunta,